Allora, ricominciamo il nostro incontro e interessante, io mentre ascoltavo Scilla, quando ha terminato puntando lo sguardo, fissando lo sguardo sulla necessità della fede nell'incarnazione, io non sapevo che lei aveva messo questa nota nella sua conferenza e avevo cominciato i miei appunti proprio dicendo che l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine è la condizione ermeneutica, cioè è il motivo di fondo e la chiave di lettura per poter stare insieme alla madre di Gesù sotto alla croce. Perché? Perché l'incarnazione del Verbo prevede che Maria, questa piccola donna di Nazareth, abbia accolto una parola, un annuncio, e abbia permesso a questo annuncio di crescere con lei. L'abbiamo detto tante volte, è un po' paradossale pensare, no, a questa vicenda della gestazione del Figlio di Dio da parte di Maria. Per esempio, è paradossale pensare che lei non si è fidata solo di quello che le ha detto l'angelo circa il parto virginale, la qualcosa certo non poteva capire, né lei né noi, ma si è fidata per esempio del fatto che chi portava nel grembo era un bambino maschio. E lei non aveva nessuna possibilità per verificare dentro 9 mesi che fosse maschio. Ha dovuto prestare la sua fiducia sia al fatto che questa gravidanza era partita in modo paradossale, ma che questa gravidanza fosse anche l'attesa di un figlio maschio. Per capirci, se nasceva femmina, capite? Guardate che questo atteggiamento dell'attesa non è così scontato, non è affatto scontato, perché dispone a guardare con speranza a qualcosa che verrà e verrà in un modo che io potrò comprendere. Perché dico questo? Perché l'attesa di una madre che sta aspettando un bambino, che pensa che sia maschio, produce a catena tutta una serie di conseguenze legate a questo. Per esempio, una donna ebrea del tempo di Maria poteva pensare che siccome nasceva un figlio maschio sarebbe stato un primogenito, poiché il primogenito avrebbe avuto tutta una serie di prerogative e tante altre cose che riguardavano quella cultura, quella mentalità. Avrebbe potuto dire: questa parola arriva fino a me, ma poi ci penso io a farla diventare quello che deve diventare, cioè un uomo, un israelita, magari anche pio, magari anche rispettoso del sabato, tutto quello che comporta la sua appartenenza al popolo di Israele, all'alleanza. Tutto questo io lo farò. E se fosse stata la madre di un figlio così, di fronte, davanti alla croce, avrebbe fatto quello che pensate voi, cioè davanti alla croce avrebbe dichiarato fallimento e dunque avrebbe pianto, perché quel figlio maschio che lei aveva atteso e aveva preparato in quel modo, qualcuno glielo aveva strappato e ucciso. Allora, perché l'incarnazione è un principio interpretativo fondamentale? Perché l'incarnazione del Verbo prevede che questo progetto sia guidato da Dio e abbia come protagonisti Dio, che ha il desiderio e la capacità di guidarlo, e l'uomo, in questo caso Maria, che ha la capacità e il desiderio di accompagnare questa crescita. Senza questa gestazione e poi preparazione e discepolato, sotto la croce l'unico elemento che noi possiamo trarre è una dimensione di stampo emotivo. Sotto la croce non può che piangere addolorata perché le cose sono andate a finire male. E guardate che questo è confortato dal fatto che
Degli apostoli, uno se n'era andato, ne erano rimasti 11, degli 11 solo uno era rimasto con Maria, 10 anche, compreso Pietro, erano fuori, non c'erano. Vuol dire che questo spettacolo sconcertante non è comprensibile, né accettabile, né amabile, se non dentro un discepolato, se non dentro una fenomenologia che ha accompagnato questa parola a crescere e che con questa parola è cresciuta. C'è un brano del libro delle Lamentazioni, lo stesso che ha citato anche Scila, però questo qua è il primo capitolo, che dice: voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio. Chi è che parla? La Chiesa, i padri attribuiscono, no, questo insieme di immagini che riguardano il dolore e la desolazione alla Vergine addolorata. Chi è che parla qui nel libro delle Lamentazioni? È Sion, è Gerusalemme. Tutto è stato distrutto, tutto è stato divelto. Dunque, e Gerusalemme, con il Tempio ormai distrutto, appare come una desolazione rispetto a quelli che passano, che prima salivano, no, curiosi al Tempio a vedere che cosa facevano gli ebrei, che cosa erano queste feste. Stavolta chi passa guarda e schernisce e deride o almeno compiange una città che è stata abbandonata dal suo Dio, che non è rimasta vedova, è ripudiata. Questa espressione delle Lamentazioni si fa riferimento alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Che vuol dire? Distruzione del Tempio, cosa accadeva al Tempio? Al Tempio accadeva ritualmente la descrizione della relazione tra il popolo e Dio, attraverso i sacrifici, attraverso tutta la liturgia che veniva fatta nel Tempio. Ci ricordiamo sempre noi, no, la liturgia dello Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, in cui quei due capri, no, vengono portati fino al Tempio, uno viene ucciso, un altro mandato ad Azazel, di quello che viene ucciso il sangue con il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi per aspergere l'arca e dunque ottenere il perdono di tutto Israele. Se il Tempio non c'è più, questa espiazione non si può fare. Non è che se il Tempio non c'è più andiamo a pregare da un'altra parte. Attenzione, Tu intanto fai le tue traduzioni. Io sto parlando di una realtà e tu traduci quello che viviamo, che sta accadendo, che ci riguarda, perché tanto quello è il nostro obiettivo. Se questo luogo non esiste la liturgia che abita in questo luogo. Se non c'è questa liturgia, quello che questa liturgia doveva produrre non si produce più. Dunque la distruzione del Tempio e poi a seguire quella della città di Gerusalemme dice che è saltato tutto l'impianto edificato nel tempo per garantire al popolo di Israele sia il rapporto imprescindibile tra la propria identità e Dio, sia la relazione che non è più possibile secondo il modello e la liturgia del Tempio. Non c'è ancora un modello umano che la possa sostituire. Caduto il Tempio non si è creata subito la possibilità di generare un altro modo, e quella che si è generata nell'ebraismo successivamente, cioè quella del culto sinagogale, non sostituisce il Tempio, lo imita. C'era un sacrificio, un altro sacrificio, uno del mattino, uno della sera, in sinagoga c'è una preghiera al mattino e una alla sera. Tutto quello che veniva fatto nel Tempio viene ripetuto, ma verbalmente, nella sinagoga. Ma la sinagoga non può sostituire il Tempio. Chiaro questo? Può far crescere un popolo, ma non può sostituire il Tempio. È importante che lo riteniamo perché nella nostra economia succederà invece proprio un'altra cosa. Tornando all'incarnazione del Verbo,
adesso fissiamo l'attenzione sul senso del verbo, su cos'è il verbo. Cos'era per l'Antico Testamento il verbo? Per l'Antico Testamento è ciò che attiene al pensiero, ai pensieri, se vuoi ai pensieri progetti di Dio. Questi pensieri progetti di Dio certamente si manifestano nella creazione, si manifestano nelle relazioni, si manifestano nelle cose che accadono al popolo di Israele, ma soprattutto questa volontà del Padre, questo pensiero di Dio si manifesta attraverso un insegnamento che noi l'abbiamo incontrato tante volte, sappiamo che questo insegnamento è la Torah, improvvidamente chiamata legge. In realtà la Torah è una esposizione del pensiero di Dio che incontra anche il fare degli uomini. Pensate a quello che dicevamo ieri a proposito del peccato originale. Un pensiero del Dio creatore incontra la libertà dell'uomo che non accetta questa relazione con Dio e dà luogo al peccato originale. La Torah parla dell'intenzione di Dio, della debolezza dell'uomo e delle conseguenze del peccato originale. Dunque tutto quello che è nella Torah, così come è pensata e come è arrivata a questo popolo per farlo crescere, tutto quello che è nella Torah dice che quello che è nel pensiero di Dio. Quella Torah, quell'insegnamento, trovava la sua convalida, diciamo così, da una parte nell'osservanza del popolo e dall'altra nel rito del Tempio, nel culto del Tempio. Ma se il Tempio cade, questa Torah, questo insegnamento che è il contratto, no? È la Ketubah, dicevamo ieri sera, questo del matrimonio con Israele, non può più essere celebrata se non può più stare davanti a Dio se non come sta la Vergine davanti alla croce, dolente e contristata. Questa Torah non ha più nel Tempio lo specchio e l'origine della sua identità. Guardate che per un popolo che si capisce, si spiega e si relaziona con una logica, con un modo di esprimersi e con una legge da rispettare, se gli manca questa convalida, dove troverà un sostegno che la garantisca? Diceva il Salmo: se lascio cadere il tuo ricordo, Gerusalemme, se mi dimentico del Tempio, mi si secchi la mano destra, come dire, non posso fare più niente. Mi si attacchi la lingua al palato, come dire, non posso dire più niente. Guardate che quello che diceva il sommo sacerdote non era una preghieruccia davanti alla statua. Il sacerdote diceva il nome di Dio nel rito dell'espiazione. Non poterlo dire significava quasi quasi pensare che questo Dio non ci sarebbe stato più. Forse è questo che era nel cuore della Maddalena quel giorno che è andata al sepolcro e l'ha trovato vuoto. L'idea cioè che una relazione non si potesse dare più. E poi abbiamo visto, no, con Scilla che quando riconosce che questo giardiniere non è il giardiniere ma è Gesù ed è Gesù risorto, lei desidera ristabilire questa relazione. Come dire, il Tempio è qua, allora la ristabilisco subito, e Gesù le dice: non mi trattenere, questa economia non è ancora giunta al suo compimento. Stiamo guardando varie immagini che ci accompagnano gradualmente ad andare con Maria sotto la croce, evitando, se è possibile, quel sentimentalismo dolente e medievale che probabilmente ci impedirebbe di centrare questo mistero. Su questa desolazione abbiamo visto il libro delle Lamentazioni, ma la letteratura profetica e sapienziale, cioè tanto i profeti quanto per esempio i Salmi, costantemente fanno riferimento a questa desolazione, costantemente.
ha questa incapacità di ritrovare un'identità nella relazione con il Tempio, nella relazione con Dio. Gesù interpreta questa circostanza, questa desolazione, trovandosi in un episodio, non è una parabola, è un episodio reale che l'Evangelista ci racconta, lo conosciamo tutti, è l'episodio della adultera. Che cosa interpreta Gesù? Interpreta la situazione di Sion che si trova visitata da Dio in flagrante adulterio, e l'abbiamo detto tante volte, questa flagranza di adulterio sta nel fatto che nessuno più si fida di Dio, pur essendo ricostruito il Tempio, pur essendo ancora presente il culto del Tempio, nessuno più si fida, perché al Tempio, per esempio, i sommi sacerdoti sono due. Nessuno più si fida di Dio perché il potere spirituale temporale della storia lo detengono i Sadducei e i Farisei. I Sadducei legati all'economia del Tempio, e i Farisei legati alla intelligenza della Torah. Tutti e due vantano un tesoro. Per quelli il tesoro, i Sadducei, non è Dio, è il Tempio, per quest'altro il tesoro non è Dio, è la Torah. Ma perché per gli ebrei la Torah non è Dio? No, per gli ebrei è Dio, non è la Torah, chiaro, no? Ma in quel momento specifico questi si lanciano sassi che hanno o il nome del Tempio o il nome della Torah, ma non si incontrano, non si amano, non camminano insieme. In un momento di crisi così profonda della realtà di Israele, queste fazioni non camminano insieme. Una fazione addirittura se n'era andata a Qumran, nel Mar Morto, gli Esseni, ad aspettare un Dio, un Messia che arrivasse senza tener conto di tutte le schifezze che si facevano, che arrivasse da un'altra parte, che arrivasse come premio di chi si era purificato, che arrivasse a garantire e a ratificare lo sforzo di chi era giunto fin là purificandosi con una stretta interpretazione dei precetti della Torah. Poi gli Erodiani, poi gli Zeloti, tante fazioni. Finalmente portano da Gesù questa donna. E come sta questa donna davanti a Gesù? Questa donna esprime il dolore di essere trovata in questa flagranza di adulterio. Siamo ancora prima della distruzione del secondo tempio, quando questo fatto è situato. In realtà, quando viene raccontato nel Vangelo, la distruzione del secondo tempio è già avvenuta, quindi chi lo leggeva aveva pure la capacità di capire meglio di che si stava parlando. Però in questo momento in cui è situato questo fatto, il tempio c'è ancora. E questa donna si trova discinta, l'hanno presa così come l'hanno trovata, sicuramente davanti a questi che la giudicano e a un autorevole maestro al quale viene chiesta un'opinione definitiva sulla sua vita. Questa donna sicuramente sta nel dolore e vergogna di aver visto il proprio sentimento, il proprio desiderio, l'unione forse con l'uomo col quale ha tradito suo marito, bocciata, messa alla berlina e ora probabilmente anche punita gravemente, drasticamente. Il dolore di questa donna è imprescindibilmente in relazione al suo peccato ormai diventato pubblico. Ora leggete in questa donna la figura che abbiamo detto prima dal Libro delle Lamentazioni, cioè di una Sion, di una Gerusalemme che non avendo più niente, essendo tutto distrutto, mostra davanti agli altri la propria nudità, l'abbandono subito a causa del peccato commesso davanti a Dio, cioè di non essersi fidata dell'Onnipotente. Paradossalmente, e qua forse capiamo meglio, paradossalmente la Torah
non è distrutta con lei. Se questa donna è Gerusalemme ed esprime una Gerusalemme che non ha più la possibilità di parlare con Dio, uno pensa, se non ha più nessuna possibilità, anche ciò che la identificava, cioè la legge di Dio, pure quella viene messa in difficoltà. In questo caso si genera un fatto paradossale, che Gerusalemme è là, scoperta e nel dolore, e la Torah viene presa, viene impugnata per ucciderla. Quella Torah che sarebbe servita a Gerusalemme per vivere, per trovare un'identità e la possibilità di relazionarsi ancora, viene invece impugnata per ucciderla. Ci sarebbe da chiedersi, ma se questi che vedono Gerusalemme veramente stanno vedendo solo un'adultera, ma se vedessero Gerusalemme come di fatto era, colta da Dio in flagrante adulterio, e avessero stracciato questa realtà usando l'unico elemento che poteva salvarla, loro dopo dove vanno? Dove se ne vanno più? Non c'è più niente. Quella Torah che avevano impugnato, se stracciano Gerusalemme, pure quella viene invalidata. Guardate che questi motivi, dopo lo vedremo, tornano tutti nella contemplazione della presenza di Maria sotto la croce. Qua quello che viene stracciato veramente è un elemento definitivo e irriducibile. Se la Torah d'altra parte non può giudicare questa donna, vuol dire che la Torah ormai non vale più. Guardate che il dramma è importante, è grande. Che cosa farà Gesù? Se lo saranno chiesto pure loro mentre gli hanno posto questo interrogativo, no? Se questo è un rabbi, se è un rabbi che conosce la Torah, che la vuole mettere in pratica, ma se non lo è, a noi che ci rimane? L'uccisione di questa donna è giustizia per noi, veramente? E se questa donna non fosse solo questa donna, erano abituati dalla letteratura profetica a mettere insieme immagini della storia e interpretazioni che venivano dalla profezia, dunque potevano arrivarci e capire che questa adultera non era una donna qualsiasi, chiunque fosse, ma che era specchio di una realtà che loro stavano vivendo. Ma chi potevano essere questi uomini? Gesù, dominando questa scena, lo sapete, si mette a scrivere per terra. È come se nessuna interpretazione è chiara su questo fatto che racconta il Vangelo. Nessuno può dire che cosa ha fatto Gesù veramente. Però che Gesù consideri l'inconsistenza di questa accusa e la palese incapacità di riconoscere nella donna l'adultera Sion, gli fa riscrivere col dito di Dio una Torah sulla polvere, sulla terra. A noi può non fare nessun effetto, ma la Torah doveva essere scritta non con una penna di ferro, ma con una penna che non fosse legata alle armi, alla violenza, su fogli tratti dalla pelle del capretto, dell'agnello, della pecora, insomma, su fogli di cartapesta, con un rituale, con un senso della purità rituale, eccetera, eccetera, che non era una stampa qualsiasi. Gesù la scrive per terra, come dire, ma è così inconsistente la vostra Torah? I vostri precetti sono così inconsistenti che se passa una ventata se li porta via. Curioso, no? Perché l'uomo e la donna a cui Dio ha affidato la sorte di tutto il suo progetto, dalla creazione fino al compimento, è scritto sul fango dell'uomo, sull'uomo di fango e sulla sua fallace volontà di seguire o no la legge del Signore. In questo modo costringe tutti questi giudei a ribaltare ogni evidenza, lasciandosi giudicare essi stessi da questa circostanza scandalosa della donna.
Se Gesù può usare misericordia a questa peccatrice, anche la Torah potrà confortare il cuore di quelli che hanno peccato. Sapete, no, che Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, e questi se ne vanno tutti uno alla volta, probabilmente tristi, perché hanno compreso, hanno capito e hanno in qualche modo compreso anche la tristezza e la desolazione di questa donna. Dunque, se la Torah anche potrà confortare il cuore di questi che hanno peccato, a patto però che questi uomini riconoscano la loro relazione con la disfatta e non se ne scandalizzino. Se si scandalizzano della donna, la devono uccidere, prendono la Torah e hanno un motivo per ucciderla. Se non vogliono fare questo, devono inglobare la sofferenza della donna alla loro sofferenza. Non si può uscire da questo dramma. Guardate che la cultura contemporanea, anche e soprattutto nelle sue espressioni più superficiali, e siamo pieni di espressioni superficiali, direi, tenta una terza via, quella di non accollarsi al dolore e di non subirne le conseguenze, proiettandosi da un'altra parte. Per chi ha più denaro ai Caraibi, per chi ne ha di meno al cinema o poi da qualche altra parte. Ci siamo capiti? Cioè impedisce l'ingresso, l'unico ingresso possibile, che è il confronto con questa sofferenza. Finché le cose vanno bene, diceva Scilla, no? Nella prosperità l'uomo non comprende, è come gli animali che periscono, dice il Salmo. Finché può, l'uomo evita questa cosa, ma non la evita solo allontanandosi come fanno i nostri contemporanei che guardano la croce e dicono: ma no, la croce, ma che è sta roba, questo simbolo cristiano così che ci mette in difficoltà. Non solo si allontanano, la evitano allontanandosi, ma alcuni cristiani la edulcorano, cioè la indorano, pure dicendo di amarla, tirandola in testa al prossimo, non riconoscendola come una logica salvifica. Perché se un cristiano, quando le cose si mettono male, si lamenta contro Dio e fa pesare il suo male agli altri, vuol dire che questa croce non l'ha mai conosciuta, l'ha fatta diventare così dorata che sofferente e piena di sangue non la vuole più. Guardate che queste cose noi le facciamo senza accorgercene, ma il mondo di fuori le guarda, ci guarda e non crede. È come se guardasse questi uomini che se ne vanno e non dicono più niente su questa peccatrice, e dicono: beh, ma se voi non vi assumete quello che vantate, se voi non scegliete la logica che ci proponete, noi non vogliamo voi. Già non ci credevamo a quella logica, ma se voi ci predicate una conversione che passa per la sofferenza e voi la evitate, la stravolgete, la negate rivestendola di altro, noi la vostra logica non la vogliamo più. E questo è proprio, mi pare, quello che più o meno si vede in giro. Adesso torniamo a noi. Stavolta la disfatta la contempliamo nella croce del Figlio di Dio. Non nel crocifisso che abbiamo in camera o sugli altari, ma il crocifisso, poi oggi pomeriggio sicuramente ci arriverà l'eco di qualcosa di questa crocifissione, ma dell'uomo crocifisso dall'inimicizia, dall'odio, dalla mormorazione, dalla calunnia, da tutte quelle cose che noi siamo così specializzati a fare in questa vita. Ci mettiamo davanti con Maria al fallimento di una logica pensata e inaugurata per salvare, per amare, per offrirsi, per servire. È come se il mondo dicesse, nella croce di Gesù Cristo: noi questa attenzione all'altro non la vogliamo.
Come se il mondo dicesse, siccome l'attenzione all'altro prevede una perdita da parte nostra, noi non la vogliamo, perché non possiamo perdere. E allora io direi, se tu dici di non poter perdere, come ti metterai davanti a questa perdita eclatante e manifesta? La manifestazione della crocifissione di Gesù non è diversa, non vi scandalizzate, dalla situazione dell'adultera. Perché quello che appare davanti agli uomini, che passano, sapete, no? Quelli che passavano vedevano scritto Gesù Cristo, il Re dei Giudei. Il Re dei Giudei sarebbe questo. Allora subito noi i giudei hanno detto a Pilato, vai, leva quel cartello perché non... metticene un altro, mettici che quello l'ha detto lui per dire noi siamo fuori, siamo salvi, ce ne andiamo. No. Il Pilato dice quello che ho scritto, ma poteva dire quello che è scritto, che era la stessa cosa. A Pilato ha riconosciuto solo questa profezia senza spirito, no? È vero, è la stessa cosa. Questa vergogna, questo obbrobrio è identico a quello della donna. È identico, perché chi passa vede la regalità di questa nazione, di Sion, ridotta in questo modo. Perché? Perché presa in flagrante adulterio. La croce è uno scandalo, dice San Paolo. Stoltezza per i romani, per i greci, scandalo per i giudei e per tutti quelli che passano e la vedono. Tra l'altro, siccome questa croce non è che l'hanno fatta, un giorno di gennaio quando faceva freddo e nessuno passava, l'hanno fatta ai giorni della Pasqua, tutti l'hanno vista. Fuori della città tutti passavano, non l'hanno fatta in un luogo lontano, tutti l'hanno vista, tutti hanno saputo, hanno sentito, hanno letto il Re dei Giudei. Questa è la regalità dei giudei. Questo stesso obbrobrio è quello dell'adultera e è quello di quella Gerusalemme che con la distruzione del primo tempio e la deportazione a Babilonia aveva mostrato i suoi ruderi manifestamente rovinosi davanti a quelli che passavano. Anche là, dice il libro delle Lamentazioni, dite se c'è un dolore più grande del mio, è Sion che parla. Più grande del mio, guardate come è ridotta la mia vita. E Maria, che cosa fa davanti a questo manifesto obbrobrio che si consuma su un patibolo, non su un trono, su un patibolo, che non è neanche degli ebrei, è dei romani, quindi è un patibolo sporco, impuro, se mai un patibolo possa essere. Un patibolo che appartiene a una logica dove, sapete, gli ebrei, quando dovevano giudicare qualcuno a morte, lo lapidavano, perché? Perché tra la mano che lancia la pietra e dove arriva c'è uno spazio, quindi uno mica si sporcava. Poi quale pietra l'aveva uccisa? Tutti hanno tirate. Questo tipo di patibolo qua invece è inflitto, consegnato, chi lo riceve lo porta e su quello muore. E non è degli ebrei. Un ebreo ucciso da non ebrei, dove è scritto questo è il Re dei Giudei. Bene, e Maria chi è rispetto a questa scena? Come sta rispetto a questa scena? Maria sta rispetto a questa scena come la Torah. In quell'occasione la Torah doveva scegliere: o accetto questa sofferenza e la perdono, oppure la rifiuto uccidendola e però io perdo ogni credibilità.
Mi sono spiegato? Ti ricordi prima abbiamo detto, no? L'adultera, quelli prendono la Torah e dicono: Signore, la Torah dice che donne come questa vanno lapidate. E Gesù dice: va bene, lo faccia chi è senza peccato, chi incarna tutta questa Torah. Ma chi è questa donna? Maria è la giustizia da questo punto di vista. Maria è quella che ha creduto alla parola dell'incarnazione. Che cosa farà stavolta? Se piange gridando alla disfatta, è una Torah che ha giudicato questo evento come un evento che non doveva esserci, dunque lo condanna, lo giudica e lo allontana. Come tornerà fuori da questo dramma? È svalutata, non è più Maria, non è la Maria che noi preghiamo. Dunque, se un cristiano che in Maria ha la sua convalida, no? Sacramentale, diciamo così, di fronte alla croce scappa, si nasconde, è svalutato. Mica dalla legge, dalla sua scelta. Capisci cos'è il peccato? Capisci cos'è il peccato? È la capacità, attraverso atti più o meno cattivi, perché poi quando riduciamo i peccati alle 4 cose che facciamo lì non perdiamo proprio il senso, no, dell'offesa alla legge, a Dio, alla nostra umanità, no, alle promesse che Dio ci ha fatto. Capisci qual è il peccato? Il peccato è la capacità di rifiutare, la possibilità e la libertà di rifiutare una logica perché ci sembra che non ci appartenga, che ci neghi. La flagranza di questo adulterio stavolta è appesa a questa croce. Guardate che gli evangelisti ce la mettono tutta per far capire che questa situazione qua viene da un adulterio. Viene da un adulterio perché lo hanno ucciso perché si è fatto Dio. Viene da un adulterio perché pure i suoi amici se ne sono andati. Viene da un adulterio perché se lui era venuto come principe della vita eterna, che così stava dimostrando esattamente il contrario. Mi rendo conto che considerare la croce il simbolo dell'adulterio vi urti, ma se non è questo, come fa a non urtarvi lo stesso? Comunque deve urtarti la croce, perché se non ti urta tu sei un ipocrita. La croce sta davanti a noi per urtarci. Beh, qual è la via d'uscita per questa logica qua? Stavolta Maria non è allontanata da questo spettacolo, ma qua si vede, qua appare lo scioglimento del dramma ed è Gesù che opera questo scioglimento, perché guarda la donna e le dice: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Sapete che gli evangelisti mettono nel Vangelo le parole che Gesù può aver detto perché sono quelle, dice Giovanni, che sono importanti, definitive per la nostra fede, per l'esercizio della speranza, no? E poi per tutto quello che costruisce le relazioni, la Chiesa e la salvezza per le generazioni che vengono. Dunque queste parole non sono... siccome dice che poi il discepolo prende la madre, allora sembra che Gesù gli ha lasciato, no? Dice: beh, adesso pensaci tu, perché io come vedi sto qui, e la madre abbia detto: guarda, va con lui perché almeno non stai sola. Qua Gesù celebra il sacramento della redenzione, perché mostra di questo sacramento quello che sarà il suo, direbbe la liturgia, rito esplicativo. Cioè si vede chiaramente come questo sacramento si opererà. Come si opererà? Dicendo a Maria: questo è il tuo figlio, che cosa le sta dicendo? Tu come hai fatto? Ti ricordi? Quando quella parola è arrivata, improponibile, imponderabile, sicuramente incredibile, tu la accogliesti. Quella era una parola dura per te, quella dell'angelo. Pure questa è una parola dura. Insegna a questo figlio e a tutti quelli fedeli in lui
insegna a questo figlio ad entrare in un discepolato, in una sequela, in cui la parola viene annunciata, dunque ascoltata, donata, perciò accolta, gestata e poi ripartorita. È il mistero della Chiesa, è l'insegnamento della Chiesa, è il passaggio della grazia che la Chiesa permette. Ed è proprio un sacramento perché è suggellato dal sangue di Cristo. Ci sono tutti i crismi. Gesù che lo fa, Gesù che lo dice, lo spiega, la Chiesa che lo attua. Dunque dire ecco tuo figlio vuol dire aiutalo a incarnare questa parola come hai fatto tu, perché la storia ricominci a sperare. Noi diciamo sempre che la Chiesa nasce dalla Pentecoste, certo, perché là finalmente questa nuova Torah diventa per tutti, pure per Pietro, per Giacomo, per tutti quelli che erano scappati, pure per loro. In realtà la Chiesa nasce qua, nasce da questo costato squarciato e da queste parole che Gesù pronuncia. Quella è la materia, queste sono le parole, come i sacramenti. Dire figlio ecco tua madre vuol dire all'umanità questa è la Chiesa, questa è la forma che Dio ha scelto perché l'uomo cresca, l'uomo che nasce da questa seminagione cruenta sulla croce, da questo sacrificio sanguinante sulla croce. Questa è la logica, questa è l'unica forma. Non esiste nessuna fede che si possa dire cristiana che voglia bypassare o rifiutare o scandalizzarsi o addirittura picchiare con la croce gli altri. Bypassare questo mistero vuol dire non entrare mai nella salvezza, mai. Se voi prendeste questa lente di ingrandimento e guardaste la storia, vi accorgereste che la storia fa di tutto per aggirare la croce, in tutti i modi. Anzi, regolamenta le modalità per non accogliere la croce. Dal grembo materno al corso dell'esistenza e perfino alla fine, quando l'uomo alla fine avrebbe qualche chance in più per dire nelle tue mani affido il mio spirito. Noi non possiamo derogare su queste cose, non possiamo. Ora attenzione, non poter derogare da queste cose non vuol dire giudicare quelli che le fanno, ma soffrire perché queste cose non vengano fatte più. Questa è la logica della croce. Perché se tu gridi accusando quelli che le fanno, che merito ne hai? Pure i peccatori fanno uguale. Ma non serve accusarle, bisogna che tu le abiti. Non dici fa come ha fatto lei, se te va, vedi, non so, babbi, bubba. No, dici questa è tua madre, vuol dire che se tu vuoi rinascere, da questa madre devi nascere. E noi qua non stiamo dicendo che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, stiamo dicendo che la logica della Chiesa è questa. Siccome la gente soffrire soffre, non c'è bisogno che la metti in croce, già ci sta, tu vacci così. Sapete, tutta la patristica e tutta la riflessione della Chiesa, anche la dottrina, la dogmatica, no? Ci tengono a dire che Maria non ha sofferto partorendo. Perché non ha sofferto? Perché non ha il peccato originale. Colei che rimane vergine prima, durante e dopo il parto, secondo la nostra fede, la riflessione dei padri, la devozione dei padri, costei ha partorito senza dolore. Eppure, per ripartorire i figli dell'uomo che ha peccato, lei è costretta a subire questo dolore. Il dolore che le fu risparmiato nel parto a causa dell'assenza del peccato originale, quel dolore le si ripresenta sotto la croce, moltiplicato in ragione del fatto che il peccato degli uomini si è moltiplicato. Ora attenzione, non riprodurre più immagini sentimentali, piuttosto guarda
come il tuo peccato produce il dolore laddove la grazia di Dio avrebbe semmai pensato l'uomo capace della sua eternità e della sua gloria. Ma attraverso questo dolore di Maria, della Chiesa e degli uomini che fanno la Chiesa, attraverso questo Dio, proprio attraverso questo, riserverà la grazia, il perdono, la riconciliazione, la compassione e la gloria a tutti gli uomini, a tutte le generazioni. Amen.